DJI ha terminato le idee? Beh, qual è il problema? Ci pensiamo noi. DJI, un marchio che non ha certo bisogno di troppe presentazioni. Quando pensiamo ai droni non possiamo non pensare subito a un bel Mavic Pro, a un DJI Mini o a un Phantom. Questo marchio cinese è stato capace di innovare più volte e di portare i droni nella nostra vita quotidiana, in diversi modi. Il DJI Phantom è stato uno dei droni più importanti in assoluto, se non il più importante. Perché? Beh, semplicemente perché è stato il primo drone fotografico davvero alla portata di tutti. Non dedicato quindi solo ai super professionisti con tanti soldi da spenderci sopra, ma dedicato anche a tutti quegli hobbisti con la passione della fotografia che con una spesa tutto sommato contenuta potevano portarsi a casa un drone, una macchina fotografica volante davvero eccezionale. E questa è stata la prima vera rivoluzione, innovazione, chiamatela come preferite, della DJI. Prima del DJI Phantom sì, esistevano ovviamente dei droni fotografici, ma i costi erano spropositati per un normale hobbista. Qual è stata invece la seconda grande innovazione della DJI? Vi do qualche secondo per rispondere. Sì, esatto, è stato il DJI Mavic Pro. Il DJI Mavic Pro è stato il primo drone pieghevole in assoluto in grado di coniugare qualità fotografica e trasportabilità. Se fino ad allora il Phantom è stato un drone eccezionale, ma con il grosso difetto della trasportabilità, si trattava di un drone ovviamente non pieghevole che richiedeva la sua bella borsa e un bel po' di spazio nel bagagliaio della propria automobile per poter essere trasportato. Il DJI Phantom non era assolutamente un drone adatto al volo domenicale, magari trasportato nella borsetta, assolutamente no. Si trattava e si tratta ancora oggi di un drone eccellente, ma che richiedeva una pianificazione accurata dei tempi di volo. E il primo Mavic Pro rivoluziona tutto questo, in quanto si è trattato del primo drone pieghevole, come vi ho già detto, che poteva essere trasportato comodamente in una qualsiasi borsetta e utilizzato in qualsiasi momento, senza dover pensare prima di uscire di casa: potrò volare? Sarà giusto portarmi un drone così grande e pesante? No, questo lo si porta praticamente ovunque e lo si usa quando si vuole. Per non parlare poi dei primi sensori anticollisione che hanno permesso di aggiungere nuove funzionalità di volo smart molto apprezzate, come l'Active Track, ovvero il Follow Me, il drone che segue autonomamente la persona oppure un'auto o un qualsiasi oggetto, e tante altre funzionalità di questo tipo. Impossibile negare che ancora oggi il DJI Mavic Pro rappresenti l'apice del successo della DJI e tutti i suoi concorrenti cercano di rincorrere il suo successo. Poi c'è stato il bellissimo ma al tempo stesso sfortunato DJI Spark, un drone che a mio parere avrebbe meritato un destino migliore. Un drone ancora più compatto del DJI Mavic Pro, che la qualità fotografica non era ovviamente allo stesso livello, ma poteva essere utilizzato praticamente da chiunque, anche senza il radiocomando, in quanto implementava delle gesture molto accurate che permettevano di far volare il drone, scattare foto e registrare video senza utilizzare mai il radiocomando. Fantastico! Oltre alla possibilità di farlo decollare direttamente dal palmo della propria mano, una caratteristica pensata proprio per il DJI Spark che funzionava benissimo e che non è mai stata replicata sui nuovi droni della DJI. Ok, è vero che è possibile far decollare qualsiasi tipo di drone dal palmo della propria mano, ma non si tratta di una caratteristica pensata per i droni, è un po' una forzatura. Invece il DJI Spark nasceva proprio con questa caratteristica. Per non parlare poi dei sensori anticollisione posti su questo piccolo drone. E dopo lo Spark diciamo che le idee della DJI hanno iniziato un po' ad offuscarsi. Ok, c'è stato il DJI Mavic Air, non riscosse un grandissimo successo, c'erano alcuni problemini come il range di controllo molto ridotto qui in Europa e considerando il prezzo di quel drone era un bel problema, oltre all'autonomia di volo abbastanza ridotta e alla sua rumorosità molto accentuata, tutti problemini che contribuirono a non fargli mai spiccare davvero il volo in tutti i sensi. E per questo la produzione del primo DJI Mavic Air si interruppe non molto tempo dopo. A questo punto, tralasciando tutte le revisioni del primo DJI Mavic Pro come il DJI Mavic Pro Platinum, tra l'altro il mio drone preferito in assoluto, l'Alpine White, eccetera, cos'altro abbiamo avuto negli anni successivi? Beh, c'è stato lui, il DJI Mavic 2 Pro, che con il suo Hasselblad, questa cam fantastica, è ancora oggi, a 2 anni circa dal lancio, forse qualcosina in più, correggetemi se sbaglio, uno dei droni migliori in assoluto. Secondo me ancora oggi il migliore drone fotografico per hobbisti. E
Dopo il DJI Mavic 2, l'ultimo grande successo del marchio cinese è stato sicuramente il DJI Mavic Mini e il DJI Mini 2. Droni sotto i 250 grammi che conoscete sicuramente tutti, amati e apprezzati da tutti, in quanto possono volare praticamente ovunque o quasi senza dover conseguire il patentino, senza dover richiedere troppi permessi, quindi droni davvero molto apprezzati. Nonostante questo però sono entrambi droni con delle criticità. Ad esempio DJI, che si è sempre rifiutata di aggiungere delle funzionalità molto richieste dalla sua community, dai suoi acquirenti, come il Follow Me e l'Active Track, presente addirittura sul primo DJI Spark, oltre a un'applicazione, la DJI Fly, che è davvero scadente, specialmente se la confrontiamo con la DJI Go 4 che è stata utilizzata fino al giorno prima sul DJI Mavic 2 Pro, sullo Spark, sul primo Mavic Air, eccetera. Dopo questo abbiamo avuto alcuni flop commerciali come il DJI FPV e il DJI Air 2S, che non sono proprio decollati. Nel caso del DJI Air 2S si è trattato di un vero e proprio riciclo di componenti da parte della DJI. Ora c'è il DJI Mini SE, che si tratta di pezzi riciclati del primo Mini e del Mini 2, quindi a mio parere le idee della DJI si stanno un po' esaurendo, specialmente se, come vi ho detto fino ad ora, andiamo a considerare la storia di questo marchio, che è stato in grado in pochi anni di rinnovarsi, innovare e rivoluzionare il mondo dei droni. Ed è proprio questo il punto della questione, ragazzi. Io ho amato DJI, quello che DJI è riuscita a fare nel corso di pochi anni, ed ho amato i suoi droni, ma è anche innegabile che negli ultimi 2 anni circa DJI stia andando un po' a risparmio per quanto riguarda le idee e l'innovazione. Come si usa dire, si sta adagiando troppo sugli allori, e questo è un vero peccato considerando la qualità del marchio. Ora non so se è colpa della fuga di cervelli di cui vi ho parlato alcuni giorni fa da parte dell'azienda o altri problemi che a noi non sono noti, però io spero sempre in un ritorno in grande stile della DJI, e qui entriamo in gioco noi. Mettiamo caso per un istante di essere degli ingegneri, dei progettisti della DJI, quindi con totale libertà di progettazione. Cosa potremmo fare per migliorare i suoi droni, per dare quella spinta in più ai nuovi droni della DJI? Che idee vi vengono in mente? Più qualità fotografica, più sensori, più autonomia, più eliche? Non lo so, ragazzi, voi cosa implementereste in un nuovo drone della DJI per renderlo davvero innovativo? Vi dico la mia, io ho amato tantissimo il DJI Spark, per certi versi superiore persino all'ultimo DJI Mini 2, che in teoria dovrebbe averne preso il posto, ma a mio parere così non è, perché si trattava, nel caso del DJI Spark, di un drone molto compatto, con sensori anticollisione, con gesture e altre cosine che il Mavic Mini e il Mini 2 non hanno. Quindi mi piacerebbe davvero vedere un DJI Spark 2 evoluto, magari senza radiocomando, ragazzi, forse solo un piccolo telecomandino, radiocomandino per essere seguiti con il GPS integrato. Quindi una sorta di mini Skydio con il nome di DJI Spark 2. Un piccolo drone con sensori anticollisione, una buona intelligenza artificiale, e che senza l'utilizzo del radiocomando è in grado di seguirci, scattare foto, registrare video utilizzando semplicemente le gesture o un piccolo radiocomandino. Secondo me sarebbe davvero tanta roba, specialmente per chi ama fare escursioni, andare in bici, farsi seguire, sarebbe molto carino. E voi invece, ragazzi, qual è la vostra idea per un nuovo drone della DJI che lo renda davvero, ma davvero innovativo, e non come succede un po' per gli smartphone? Non so che fine abbia fatto il mio smartphone, che si mira più che altro a far diventare il display sempre più grande, a mettere sempre più fotocamere, la solita roba. Insomma, voglio sapere voi che idee avete in mente. Chissà che magari non passi qualche dipendente della DJI e colga qualche nostro suggerimento per i suoi nuovi droni. Ma sognare dopo tutto non è illegale, quindi sbizzarriamoci, ragazzi, con i commenti qui sotto, parliamo insieme, un bel like per supportarmi, condividete questo video a tutti i vostri amici, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. Questo è tutto, ragazzi, ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!